Ciao amici e amiche del Segno dei Pesci, io sono Angela e questo è Exo Record ed è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo settimanale dal 2 all'8 febbraio. Prima di iniziare vi ricordo che è una lettura generica, prendete solo ciò che vi risuona e se volete potete integrarla col vostro ascendente. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati e i link per acquistarli e anche i link alle playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla Lenormand e della Sibilla italiana. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o se l'avete già fatto. E adesso partiamo con la lettura, andiamo ad inquadrare la vostra settimana, le energie principali che si muovono, i segni zodiacali da attenzionare, poi vedremo l'amore, le relazioni, il lavoro e le finanze. Come prima indicazione troviamo la carta della chiave. Qui già vi sta dicendo che l'inizio settimana è determinante per agire in un modo abbastanza preciso e attento. Noi abbiamo le chiavi per fare qualcosa, sia per aprirci delle porte, di chiuderle o tenere chiuse alcune, quindi di gestire meglio, trovare soluzioni, mettere in moto nuove idee, favorire un inizio o comunque un'azione immediata, quindi ci chiede di essere molto lucidi e di prestare e di dare attenzione solo alle cose più importanti. Soprattutto sono le nostre capacità che ci possono aiutare ad avere più tranquillità, più serenità. C'è la carta della casa che in realtà parla di più sicurezza e di serenità nella vita personale o anche familiare, perché effettivamente è legata alla famiglia, agli affari domestici, alla casa in sé per sé e anche, perché no, c'è chi lavora da casa, quindi vuol dire che alcune cose sono in evoluzione o si sta cercando una nuova stabilità, magari si stanno muovendo alcune cose, soprattutto per chi vuole aprirsi a nuove situazioni, cambiare casa, vendere, ristrutturare. Certo, magari alcuni di voi sì, oppure se l'avete già fatto, o magari appunto c'è ancora la fase in cui si deve sistemare qualche dettaglio e poi sì, è vero, progetti. Magari dopo aver raggiunto un certo tipo di risultati, probabilmente vi state preparando a una nuova fase. Di iniziare adesso sì a programmare, a valutare, infatti abbiamo il fanciullo che ci parla un po' di noi alle prime armi su un qualcosa o che ci affacciamo magari anche a nuove esperienze, occasioni, a cogliere delle notizie, informazioni che ci possono essere utili. I segni zodiacali da attenzionare nella vostra settimana sono i segni di Terra, Toro, Vergine e Capricorno e troviamo anche un po' quelli di Acqua, Cancro, Scorpione e Pesci. E adesso procediamo con l'ambito amore e relazioni. Amore, coppia single, le relazioni possono riferirsi alle amicizie, alla famiglia, quindi diciamo magari è ovvio che si parla principalmente di amore coppia single, però magari qualcuno potrebbe non essere interessato a questo e cercare di comprendere meglio una o più relazioni, come vi dicevo, a che fare con la famiglia o con un'amicizia. Allora, Glicine, Arnica parlano di una settimana che in realtà può essere abbastanza interessante per certi aspetti, perché il Glicine ci dice che comunque c'è un po' di attesa. Allora, o forse voi state già aspettando, state osservando, valutando una persona, magari aspettate di sentirla o state aspettando sue notizie, eccetera, e può arrivare effettivamente qualcosa di interessante, diciamo, ovviamente nell'amicizia e in alcune relazioni. Per quanto riguarda proprio amore, coppie, allora magari l'aspettativa può riferirsi a un qualcosa di vostro, magari un progetto, un'idea, una cosa che volete realizzare, allora vi state caricando di queste belle energie. Forse avete perso un po' la speranza o forse non avete le idee abbastanza chiare e quindi non sapete effettivamente se una cosa si può realizzare e concretizzare nel corso della settimana. Probabilmente l'arnica parla di poter trovare magari
di recuperare forze ed energie, di poter trovare una specie di compromesso, di accordo, chiamiamola così, e quindi di superare qualche, difficoltà in corso. Dubbi e perplessità, però loro comunque vi dicono che si può realizzare, se non proprio nel corso della settimana, magari qualche piccolo contrattempo si può fare successivamente. L'importante è che ci sia, unione, una bella energia, insomma, tra di voi, forse anche per delle cose che state progettando, delle cose che state già facendo, quindi si vede proprio, serenità, tranquillità, o ritrovata serenità e tranquillità in quelle situazioni un po' più critiche, un po' più difficili. Magari c'è stato un distacco, magari c'è stato un allontanamento, una pausa di riflessione, questo dico anche magari di un'amicizia che non si sentiva da tanto tempo, oppure un litigio magari con un familiare, allora adesso c'è la possibilità di riconciliazione e quindi di riportare serenità ed equilibrio. Per i single fare attenzione un po' a quello che ho detto, perché per voi effettivamente potrebbe esserci il riavvicinamento, il risentire, rivedere una persona del passato o che si è distaccata e si è allontanata. Quindi, di fare attenzione sì, perché se sapete già di avere a che fare con una persona abbastanza altalenante che è avvezza a questo tipo di comportamento, allora come si avvicina poi potrebbe riallontanarsi, oppure potrebbe essere un ritorno definitivo, magari solo un rivedersi, un chiarimento, o un salutarsi a volte, un chiedersi come va, magari circoscritto solo a questo. Potrebbe essere anche un tentativo di riconciliazione, di perdono e quindi, tastare il terreno, magari di se c'è propensione da parte vostra, quindi ci sono queste indicazioni. E adesso andiamo a vedere la parte più pratica del lavoro e delle finanze. Ecco, qui troviamo una carta molto forte. In realtà non deve spaventare perché ha tante indicazioni, e cioè come aspettarsi un cambiamento improvviso, potrebbe esserci qualcosa di pesante, doloroso, difficile, molto, molto, forse troppo impegnativo che state facendo, state portando avanti, e allora magari finalmente c'è la conclusione o la trasformazione, magari ci potrebbe essere anche una seconda opportunità riguardo a situazioni che magari consideravate morte, spente, ormai andate, e invece potrebbe esserci una seconda possibilità, come vi dicevo. Quindi di capire bene se, o nel proprio ambiente magari di lavoro ci sono degli atteggiamenti scostanti, distruttivi, allora devono essere un po', presi in considerazione per far sì che voi possiate gestire le cose nel modo, diciamo più preciso. E quindi è vero, può riaccendersi quella speranza di potersi affidare o a qualcuno, un superiore a volte, magari qualcuno che vi può aiutare. Se ci sono invece altre tipologie di conflitti o difficoltà, tipo le lentezze burocratiche, le questioni legali, magari altri impedimenti, allora loro vi stanno dicendo che la parte un po' più ostica è all'inizio della settimana, invece poi potrete andare più lisci, più tranquilli, di poter gestire fiduciosi non solo le vostre cose, magari anche cose che coinvolgono altre persone. Per chi è in cerca di lavoro è possibile un nuovo inizio, però abbiamo visto che c'è una profonda trasformazione, quindi se avete già iniziato questa profonda trasformazione andando a chiudere delle porte e quindi facendo ordine nei vostri pensieri, nelle vostre cose, siete già nella fase iniziale e si traduce qui con un profondo, cambiamento che porterà già luce e speranza. Magari passerà anche una persona che vi fa una proposta interessante o magari è utile
con qualche consiglio, qualcosa di specifico che, come vi dicevo, vi sta già portando in un nuovo inizio già da questa settimana, e magari alcune cose andranno a concretizzarsi successivamente. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete, in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana. Ciao!